Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di impianti elettrici di bordo e più specificatamente di come si calcola la capacità di una batteria, in particolare la batteria servizi, come si fa a capire qual è lo spessore giusto dei fili che dobbiamo mettere e anche come calcolare in un modo corretto la capacità dei nostri fusibili. In questo periodo mi avete fatto tante domande in questo senso e quindi ho pensato di fare proprio un video specifico e cercherò di essere il più preciso possibile. Iniziamo subito con la formula più importante, che è questa qui: watt fratto volt uguale ampere. Questa è la legge più semplice, ma soprattutto la più importante, che dovete sempre tenere a mente quando parliamo di voltaggio in corrente continua nelle barche, nei camper, negli impianti off-grid solari, dove c'è una corrente continua, quindi dei volt come per esempio 12, 24, 36, dobbiamo conoscere questa legge: watt fratto volt uguale ampere, abbreviata W diviso volt uguale a ampere. È la legge che condiziona tutte le nostre scelte, ma andiamo a vedere un attimo nel dettaglio come utilizzare nel modo corretto questa legge. Facciamo un esempio: abbiamo un carico di 100 watt, abbiamo una tensione di riferimento, in questo caso la tensione della nostra barca è 12 volt, possiamo calcolare con la formula che abbiamo imparato 100 diviso 12, 8,33 ampere. Questa è la corrente che viene assorbita, la corrente che circola attraverso il nostro utilizzatore, il nostro carico, e quindi anche attraverso i cavi che portano questa corrente fino a lui. La corrente non è altro che un flusso di elettroni. Nel caso di un carico più piccolo, per esempio di 10 watt, mettiamo la stessa formula: watt uguale a 10, volt sempre 12, 10 diviso 12, 0,83 ampere. Prendiamo il stesso carico che abbiamo visualizzato all'inizio, quello da 100 watt. In questo caso però cambiamo i volt. Invece di avere un impianto a 12 volt, abbiamo un impianto a 24 volt. Questo tipo di impianto si trova su barche più grandi, ma potrebbe essere anche il motore elettrico di prua, per fare un esempio, o i nostri pannelli solari. Come vedete, se noi facciamo la stessa formulina, 100 watt diviso 24 volt, gli ampere rispetto a prima si dimezzano, diventano 4 ampere e 16. La metà della corrente vuol dire avere un conduttore che può essere di una sezione la metà rispetto alla corrente doppia, ovviamente. Quindi aumentando la tensione si diminuisce automaticamente la corrente, rimanendo invariate i nostri watt. Visto che sulla nostra barca non andiamo a cambiare chiaramente la tensione di utilizzo, andiamo a vedere avanti come si calcolano le varie cose. Una volta che abbiamo gli ampere di consumo del nostro carico, possiamo calcolare i fusibili, il diametro dei cavi e la durata o la capacità della batteria che deve avere per poter alimentare quel carico per un certo tempo. Andiamo a vedere tutti e tre aspetti uno per uno in un modo abbastanza preciso. Cominciamo con i fusibili. Allora, per determinare il fusibile, per poter acquistare il fusibile giusto, questa è una domanda che mi avete fatto in tanti, bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti molto importanti. Prima di tutto bisogna conoscere la corrente nominale del carico. Per corrente nominale intendo la corrente di assorbimento e dovrebbe essere intesa anche la corrente di spunto, ma questo faremo un ragionamento dopo, più avanti. Adesso prendiamo in considerazione un carico resistivo, un carico normale, quindi noi lo accendiamo, lui consuma una certa corrente. Come fare per calcolare il valore di questo fusibile? Prima di tutto determinare la corrente del carico, poi bisogna tenere sempre presente della tensione a cui questo fusibile deve funzionare. I fusibili si possono comprare per diverse tensioni. Un fusibile che funziona a 24 volt non può essere usato in un impianto a 220 volt, per esempio. Un fusibile da 24 volt
può essere usato su un impianto a 12 volt. Quindi la tensione di funzionamento dei fusibili, che è un parametro che è sempre indicato, deve essere sempre superiore alla tensione di funzionamento del nostro impianto. Poi bisogna aggiungere un certo margine di sicurezza. Se noi abbiamo un carico che consuma 10 A e andiamo a prendere un fusibile da 10 A, è molto probabile che questo fusibile si bruci quando noi andremo a usare il carico alla massima sua intensità. Quindi bisogna prevedere un certo margine di sicurezza su questo fusibile. Calcoliamo questo margine di sicurezza. Facciamo finta che il nostro utilizzatore è di 10 A. Un margine di sicurezza normale potrebbe essere il 25%. In certi casi si può arrivare anche al 50%. Un esempio, la pompa di Sentina, se consuma 10 A, è meglio dargli un 50% in più, perché può essere che in determinate condizioni faccia più sforzo e quindi abbia bisogno di una corrente superiore. Con il 50% in più di sicurezza diciamo che abbiamo buone probabilità che il fusibile non salti in quei momenti in cui ha bisogno di più energia, ma che comunque protegga la linea in caso di un problema grave. Metti che il motore si fonda, vada in corto, oppure ci sia qualcosa che blocchi l'alberino della pompa. In questo caso il consumo sarà superiore al 50%, quindi comunque sarà protetta. Come si calcola quindi il valore del fusibile tenendo conto il margine di sicurezza? È facile. Si mette il valore in ampere nominale del nostro consumo e si moltiplica per 1 più il valore di sicurezza che abbiamo messo. In questo caso ho messo il 25%, quindi la formula sarà ampere dei fusibili 10, che è la corrente nominale, per 1,25, cioè 1 più il 25%, uguale 12,5 A, che possiamo arrotondare anche a 13 A. Questo è il valore del fusibile su un carico che consuma 10 A. Bisogna tenere presente, come vi ho detto prima, che i carichi si possono dividere in due grandi famiglie. Il carico resistivo, che normalmente non ha un consumo maggiore di corrente nel momento che lo andiamo a accendere. Questo vale per le stufette elettriche, per le luci, per gli strumenti elettronici, non hanno uno spunto. Dopo invece ci sono carichi induttivi o capacitivi, che possono essere per esempio motori o anche batterie. Nel momento in cui noi vogliamo caricare una batteria può esserci uno spunto maggiore. Inverter hanno uno spunto maggiore perché hanno dei condensatori che praticamente vanno a caricarsi, e in questo caso è meglio considerare fusibili a ritardo temporale. Si chiamano anche time delay o slow blow. Praticamente questi fusibili non si bruciano subito, anche una volta superato il loro carico. Ci vuole qualche secondo e dopo, se continua un consumo elevato, allora si brucia, se no rimane comunque attivo. Quindi gestiscono delle brevi sovraccorrenti. Adesso parleremo brevemente del diametro dei cavi, perché ho già fatto un video un po' di tempo fa, anzi ve lo lascio qui sopra e anche in descrizione se volete approfondire ancora di più. Il diametro dei cavi è strettamente legato agli ampere. Bisogna conoscere ovviamente la corrente nominale del carico, di nuovo quanto consuma il nostro carico. Bisogna sapere qual è la caduta di tensione che vogliamo accettare, fra virgolette, perché tutti i cavi hanno una resistenza interna e questa resistenza sviluppa una caduta di tensione. Mi spiego meglio. Se noi abbiamo le batterie a 12 volt e abbiamo una linea lunga 10 metri, questa linea ha una certa resistenza, più è sottile il cavo, più questa resistenza diventa elevata. La corrente che circola per questa linea fa, avere un calo di tensione alla fine. Per questo tante volte
ci sono dei frigo che a un certo punto non funzionano o si spengono quando la batteria è ancora per esempio 12, 12,3, 12,5 volt, semplicemente perché i cavi sono troppo lunghi, troppo sottili, c'è una caduta di tensione anche di 1-2 volt, il frigo se gli arrivano a 10, 10 volt e mezzo o 11 è probabile che si spenga. E in questo caso sicuramente la sezione dei fili è sbagliata, bisogna assolutamente provvedere, sostituire questi cavi e mettere cavi di sezione più grande. Quindi bisogna determinare la lunghezza, come vi ho appena detto, del cavo. E poi un altro aspetto che è importante è sapere, cioè essere sicuri che il cavo che si sta utilizzando è di rame o di alluminio. Mi è già successo, per dire il vero più che in qualche caso, di avere delle persone che mi chiamano e che mi dicono ma non capisco, io ho dei cavi di spessore adeguato, abbiamo fatto l'impianto perfetto, come hai detto, ho usato cavi stagnati, però ho una caduta di tensione importante alla fine, oppure i cavi si scaldano molto. Beh, dopo un'analisi più approfondita abbiamo scoperto che quei cavi non erano stagnati, erano di alluminio. Purtroppo, con l'avvento della Cina, la Cina ha messo in commercio anche cavi in alluminio. L'alluminio costa molto meno rispetto al rame, ma ha una resistenza interna che è più del doppio rispetto al rame. Questo vuol dire che se io ho un cavo da 10 mm quadri in rame e ho un cavo di 20 mm quadri in alluminio, cioè la resistenza è identica. Però se io penso di utilizzare un cavo in rame, invece lo metto in alluminio, in realtà è come se avessi un cavo molto più sottile. Avrò una grande caduta di tensione, una resistenza che farà scaldare sicuramente il cavo e l'impianto sarà sbilanciato. Quindi dovete stare sempre sicuri che i vostri cavi siano in rame. Come fare? Si tagliano. Se io spello un pezzo di guaina lo vedrò color argento perché sarà stagnato, però visto in sezione mi accorgerò che c'è del rame dentro, vedrò proprio il colore oro del rame. Ecco, questo è molto importante perché i cavi in alluminio sono assolutamente da evitare. Adesso andiamo a vedere quanto deve durare questa batteria, cioè devo imparare a conoscere la potenza e i consumi del nostro impianto, l'impianto con tutte le nostre utenze, con tutti i nostri carichi, per riuscire a capire qual è il valore di batteria giusto da mettere sulla mia barca, sui servizi. È ovvio che questo viene determinato da tantissimi fattori. Io prenderò in considerazione un esempio di una barca che a un certo punto alla mattina parte con la batteria carica, arriva in un certo posto, spegne i motori, spegne il generatore e vediamo quanto tempo dura la batteria, anzi cerchiamo di calcolare quanto deve valere la batteria per far funzionare tutte le cose nostre necessarie in barca per la durata di un giorno. Come si fa? La prima cosa bisogna determinare la potenza assorbita da ciascun servizio. Bisogna stimare il tempo di utilizzo di ciascun dispositivo e bisogna calcolare il consumo totale di energia giornaliera, che è determinato da tutti i nostri carichi per il tempo che vengono utilizzati. Adesso vi faccio vedere come. Vediamo di determinare la potenza per ciascun servizio. Qui ho fatto un piccolo elenco di utenze di una barca che potrebbe essere esistente. Ho messo una vasca del vivo, un frigo, un ecoscandaglio, pompa sentina e una radio VHF. In questo caso ho messo per tutte le nostre utenze i watt di consumo. Una pompa da 100 watt, per fare un esempio, anzi una pompa da 120 watt, se è alimentata a 12 volt, cioè quindi una pompa che nasce per i 12 volt, consumerà 10 ampere. La stessa pompa che nasce per i 24 volt consumerà 5 ampere. Questa è la prima cosa che dovete imparare subito. Noi teniamo in considerazione tutte le cose a 12 volt per semplificarvi al massimo la situazione. Quindi un frigo consuma 8 ampere quando è acceso,
per 12 volt fa 96 watt, un ecoscandaglio 4 A per 12 volt fa 48 watt, una pompa sentina da 5 A per 12 uguale 60 watt e una radio VHF 2 A per 12 volt 24 watt. Adesso abbiamo la potenza per ciascun nostro elemento. Adesso bisogna stimare il tempo di utilizzo per ciascun dispositivo, perché non basta sapere quanto consuma un dispositivo, andiamo a vedere perché. La vasca del vivo la utilizzerò per 5 ore durante tutta la giornata, quindi devo moltiplicare quei 120 watt per 5 ore, vengono 600 watt ora. Il frigo 8 A per 12 volt, 96 watt, lo userò soltanto 3 ore, perché il resto del tempo sarà in stand-by. Il frigo non rimane in moto sempre. Ecoscandaglio 4 A, 12 volt, uguale 48 watt, moltiplicato per 10 ore di utilizzo, 480 watt. Pompa sentina viene utilizzata solo 30 minuti, 60 watt per 0,5 ore uguale 30 watt ora. La radio VHF 24 watt, però la teniamo accesa soltanto un'ora, quindi in tutto 24 watt ora. Adesso possiamo calcolare il consumo totale di energia giornaliera, che vuol dire la somma di tutte queste cose che abbiamo fatto fino adesso. Quindi la vasca del vivo 600 Wh, il frigo 288 Wh, l'ecoscandaglio, la pompa di sentina, radio VHF, arriviamo per un totale, quindi, di 1422 Wh. Questo è il consumo ipotetico di una giornata della barca con questi servizi. Per tenere tutto acceso, quindi, tutta la giornata, cosa devo fare? A questo punto lascio questa piccola parentesi per quelli che hanno la barca a 24 volt, perché voglio che questo video sia utile a tutti, non solo quelli che hanno la barca con l'impianto a 12 volt. Bisogna dividere il consumo energetico totale, quindi quei 1400 erotti watt, per i volt del nostro impianto. E a questo punto facciamo watt totali diviso 12. Fa 118,5 A. Questa è l'energia che noi andremo a utilizzare in tutta la giornata. Adesso bisogna parlare un attimo però di che batteria andare a scegliere per questa energia. Non bastano questi 118 che possiamo arrotondare a 120 A, perché noi non possiamo mettere una batteria AGM da 120 A e utilizzare tutti i 120 A. La batteria AGM può essere scaricata al massimo al 50%, che è già tantissimo, meglio sarebbe non superare il 40%, il 50% è proprio un limite. Quindi bisogna tener conto anche di questo. Se voi avete i servizi con le batterie AGM, al gel o il piombo acido, considerate che non dovete scaricarle più del 50%. Quindi per calcolare la nostra energia totale dovremo fare ancora una piccola formuletta. Le batterie litio sono diverse, hanno una tecnologia diversa, si possono scaricare tranquillamente fino all'80%, ma anche al 90%, vi dirò anche al 100%, perché comunque il BMS interno è già registrato, programmato per andare a staccare la batteria quando è arrivata a 0, che non vuol dire che è a 0 volt, sarà a 11,5 o 11,8, che vuol dire che abbiamo scaricato tutto quello che potevamo scaricare, ma abbiamo ancora una riserva di energia all'interno che serve per mantenere le celle in ordine, perché se noi dovessimo scaricare completamente la batteria sicuramente andiamo a fare dei danni, ma questi danni sono normalmente diciamo salvaguardati dal nostro BMS e bilanciamento della batteria. Però restiamo intanto su questo ragionamento, che non voglio portarvi su altre strade e complicarvi ancora di più le informazioni che avete. Prendete in considerazione di
scaricarla al 90%, proprio per una sicurezza in più. Allora, facciamo il calcolo per la capacità batteria AGM. Capacità batteria ampere, ampere uguale ampere diviso la scarica accettabile, fa la capacità della batteria AGM necessaria per far funzionare il nostro impianto. In questo caso 118,5 A al 50% di scarica, dobbiamo avere una batteria da 237 A. Possiamo arrotondare anche a 250 per quella barca che vi ho mostrato prima. Se dovessimo mettere invece una batteria al litio, sempre capacità batteria in ampere, diviso la scarica accettabile, in questo caso 90%, in questo caso la batteria basta che sia di 130 A, 131, 130. Possiamo anche qui fare un'approssimazione e arrivare a 140, 150 A. Come vedete è molto diverso scegliere una batteria AGM o scegliere una batteria al litio. Io personalmente penso che l'epoca, l'era delle batterie AGM per i servizi ormai è arrivata alla fine. I prezzi delle batterie al litio sono equiparabili alle batterie AGM, ma con il doppio di prestazioni. Una batteria da 250 A AGM costa di più di una batteria al litio da 130-140 A, quindi non ha più senso metterle, anche perché durano molto meno. Batterie al litio sono garantite per 5.000-6.000 cariche. Batterie AGM se ne fanno 500, 300 è già tanto. La durata di una batteria AGM è sui 3 anni, la durata sulla batteria litio supera i 10. Spero che questo video vi sia utile, in descrizione trovate il link ad altri video interessanti, ci vediamo presto sul canale. Ciao ragazzi!